Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova sezione del corso di SharePoint in cui tratteremo del sistema dei permessi, cioè del chi può fare che cosa all'interno del sito SharePoint e quindi relativamente a tutti gli oggetti che abbiamo visto che fanno parte di un sito SharePoint, come le pagine, le liste, gli elenchi, le web part. E quindi ci saranno degli utenti del sito SharePoint che potranno fare alcune cose e non altre, e questo ovviamente sarà stabilito dagli amministratori. Anche in questo caso procederemo con la visione delle diapositive per poi spostarci sul sito SharePoint e vedendo operativamente come si fanno queste cose. Quindi vedremo i concetti di base, vedremo i livelli di autorizzazione, vedremo le impostazioni delle autorizzazioni avanzate, come si creano e come si gestiscono i gruppi di utenti, che saranno importantissimi per capire quali funzioni stiamo assegnando a un determinato gruppo di persone senza far troppa confusione, quindi senza andare a assegnare i poteri persona per persona. E poi vedremo anche come condividere i documenti con utenti esterni, sia anonimi, cioè che non hanno un account né Office 365 né privato, e con utenti autenticati che hanno un account o Office 365 o privato, perché anche in questi casi poi dovremo andare a dire cosa possono fare queste persone nel nostro sito SharePoint. Quindi in questa prima lezione cominciamo con i concetti di base e quindi vedremo il sistema di amministrazione, gli utenti, i gruppi e i livelli di autorizzazione e poi i vari oggetti su cui si possono andare a fornire o in un momento successivo a revocare determinate autorizzazioni per compiere operazioni, cioè la raccolta siti, il sito secondario, la lista, l'elemento, che è un po' il livello gerarchico degli oggetti all'interno del sito SharePoint. Quindi cominciamo con il primo argomento, il sistema di amministrazione. All'interno di un account Office 365 c'è innanzitutto molto spesso una raccolta di siti, nel senso che all'interno di un account Office 365 ci possono essere più siti SharePoint e quindi c'è un primo livello di autorizzazione che riguarda la raccolta dei siti prima di quello sul singolo sito. Ovviamente su tutti questi aspetti comanda l'amministratore generale dell'account, che poi può aver delegato a svolgere le sue funzioni al Global Administrator, che quindi potrà fare, come abbiamo visto nella sezione dedicata, tutte le funzioni dell'amministratore tranne che chiudere l'account e reimpostare la password. E poi abbiamo anche lo SharePoint Administrator, che può essere nominato sia dall'amministratore che dal Global Administrator a compiere tutte le operazioni sui siti SharePoint, quindi su tutta la raccolta di siti SharePoint. Vale ovviamente, come detto nella sezione sugli amministratori, la regola gerarchica che a valle non si possono derogare, e ora poi nel corso di queste lezioni lo vedremo in concreto, non si possono derogare le regole stabilite a monte dall'amministratore e quindi bisognerà passare dall'amministratore per derogare quelle regole. E quindi all'interno di una raccolta siti o di un sito ci potranno essere determinati poteri e vedremo che ce ne sono alcuni di default e che l'amministratore o lo SharePoint Administrator potrà andare a aumentare o a ridurre. E quindi rispetto anche a quelli stabiliti dagli amministratori si potranno andare a aumentare o a ridurre dei poteri, sempre ovviamente però nel quadro di poter concedere poteri inferiori rispetto a quelli che sono stati concessi dagli amministratori, perché se l'amministratore ha bloccato per tutti i membri di tutti i siti SharePoint la possibilità di modificare le pagine del sito e le web part, non sarà lo SharePoint Administrator che potrà conferire loro questo potere, dovrà passare dall'amministratore.
Quindi abbiamo la raccolta di siti e poi all'interno dell'account Office 365 ci sarà il sito 1, il sito 2, il sito 3. Io ne ho molti dentro il mio account, come vedi ho riportato gli screenshot dell'intestazione del sito corsi di formazione che abbiamo utilizzato fino a questo momento, Cardiology Congress che anche ti avevo fatto vedere, il sito che uso personalmente, servizi e consulenze. Quindi torniamo indietro e andiamo a vedere utenti, gruppi e livelli di autorizzazione. Quindi all'interno della raccolta o dei siti, all'interno di SharePoint ci sono gli utenti, quindi le singole persone, che poi potranno essere, come vedremo, anche interi gruppi di persone. Ci sono i gruppi SharePoint che vanno ben distinti dai gruppi Office 365 perché il gruppo SharePoint è un gruppo di persone che ha gli stessi poteri per svolgere determinate operazioni dentro il sito SharePoint e vedremo come si costituiscono e si gestiscono questi gruppi. E poi per ciascun gruppo di cui fanno parte n utenti, che possono essere anche a loro volta dei gruppi Office 365, ci sarà un livello di autorizzazione, cioè questo gruppo può fare questa cosa qua e non altro. Io qui ho fatto uno schema sintetico dove ho ipotizzato, innanzitutto ho messo la gerarchia delle possibilità di permessi all'interno di SharePoint, quindi la raccolta siti, il sito secondario, la lista, l'elemento. E poi qua ho supposto che nell'account Office 365 e quindi poi anche all'interno di SharePoint, quindi certo che sono all'interno dell'account Office 365, ma questi gruppi sono considerati come gruppi SharePoint e non come gruppi Office 365, quindi ci sia il gruppo 1, il gruppo 2, il gruppo N e all'interno di ciascun gruppo ci saranno più utenti, l'utente 1, l'utente 2, l'utente N, con varie attribuzioni. Potranno essere proprietari, potranno essere, e quindi avranno il controllo completo del sito, i membri che di default avranno il potere di modifica, poi vedremo che si potranno attribuire più o meno poteri rispetto a quelli che vengono attribuiti di default. E poi ci sono i visitatori del sito, che sono utenti esterni, come detto precedentemente, anonimi o autenticati. E quello che può fare un utente, sia che venga invitato come membro singolo all'interno del sito, sia che venga invitato il gruppo Office 365 di cui fa parte all'interno del sito SharePoint, dipende, come leggi qua giù in basso, dal livello di autorizzazione di cui dispone il gruppo di SharePoint. Quindi cominciamo con il livello di autorizzazione raccolta siti e qui in questo schema ho messo in evidenza questo livello di autorizzazione per far vedere, come poi vedremo anche per gli altri livelli, che in questo caso il gruppo 1 ha questo livello di autorizzazione, quindi può intervenire su tutti i siti che sono stati aperti nell'account Office 365, mentre il gruppo 2 può intervenire sul sito, quindi potrebbe per esempio poter intervenire soltanto su questo sito corsi di formazione, ma non su tutti gli altri siti della raccolta all'interno dell'account Office 365. Ovviamente gli utenti possono fare le cose che può fare il gruppo. Ora qui io ho scritto che gli utenti possono essere proprietari, membri, visitatori, però quando si va a costituire il gruppo ovviamente bisognerà fare molta attenzione a chi ci si mette dentro, perché magari il visitatore è un utente esterno che non deve avere affatto il potere di poter modificare anche il sito e quindi magari quel visitatore lo andrò a mettere in un altro gruppo con minori poteri. Poi abbiamo il sito, in questo caso il livello di autorizzazione è il sito, quindi per esempio qui vediamo che il gruppo 1 in questo caso può intervenire sul sito ma non su tutti i siti, quindi può intervenire su questo sito corsi di formazione ma non su tutti i siti. Poi abbiamo anche i siti secondari, nel senso che possono essere aperti per motivi proprio che riguardano le autorizzazioni anche dei siti secondari che riguardano un aspetto del sito primario. Io qui per esempio
come poi vedremo nelle lezioni, relativamente ai corsi di formazione, ho aperto un sito secondario che riguarda solo la contabilità della scuola di formazione, proprio per dare la possibilità di condividere certi contenuti solo con lo studio del commercialista e con lo studio del consulente del lavoro, quindi senza andarmi a complicare la vita di dare delle singole autorizzazioni. Magari a queste persone darò l'autorizzazione completa su tutti i contenuti del sito secondario, ovviamente non potranno vedere i contenuti del sito padre, ma questo lo vedremo molto dettagliatamente nelle lezioni a seguire. Poi abbiamo le liste, nel senso che il livello di autorizzazione può essere la lista, quindi per esempio il gruppo 2 può intervenire sulle liste di documenti, di dati, cioè di elenchi o anche di pagine, ma non può intervenire su tutto il sito. E poi ancora scendendo a valle abbiamo l'elemento nell'ultimo scalino di questa gerarchia di autorizzazioni, abbiamo l'elemento, per esempio il gruppo 2, gli utenti del gruppo 2 potranno intervenire su questo file all'interno di questa lista, quindi il certificato di Cristina Bianchi, ma non potranno intervenire su tutta la lista, quindi su tutti gli altri certificati medici che sono stati inseriti all'interno di questa lista. Quindi adesso ci spostiamo sul sito SharePoint per vedere un po' in concreto come funzionano tutte queste cose che abbiamo detto, nel senso che facciamo una semplice panoramica perché poi le approfondiremo dettagliatamente nelle lezioni a venire. Quindi mi riprendo le diapositive, quindi abbiamo visto la raccolta di siti, perché in SharePoint, se io apro SharePoint, io ho tutta la raccolta dei siti che ci sono all'interno di un account Office 365, quindi quel livello di autorizzazione raccolta siti riguarda tutti questi siti che sono presenti all'interno dell'account, mentre il livello di autorizzazione sito riguarda solo questo sito, per esempio, oppure un altro di questi siti su cui appunto l'amministratore va a concedere i poteri di modifica o di compiere altre operazioni. Poi abbiamo quindi la raccolta siti, il sito secondario che io ho aperto ovviamente per fare le diapositive, qui lo troviamo sotto la voce siti secondari perché va a finire automaticamente nel menu, e lo troviamo anche qua su perché poi, come ti farò vedere, ho fatto in modo che alcune voci di link possano essere visibili anche qua su in alto. Comunque clicchiamoci da qui e da qui io posso raggiungere questo sito che riguarda solo la contabilità e che è legato al sito padre corsi di formazione, e perché appunto concedendo dei poteri su questo sito potrò evitare di andare a fare confusione nella gestione delle autorizzazioni e dei permessi all'interno del sito padre corsi di formazione. E poi abbiamo gli elenchi, le liste e gli elementi, quindi avevamo per esempio la lista dei docenti, che era un elenco con tutti i dati anagrafici, lo abbiamo utilizzato per fare delle lezioni questo elenco. Poi avevamo la lista per esempio delle fatture, qui in questo caso non era un elenco ma era una libreria documenti, perché qui il dato è il file, se ricordi bene, e non l'insieme di dati che riguardano per esempio i dati anagrafici che identificano una persona. Quindi qui si potranno avere dei livelli di autorizzazione, come abbiamo detto, che riguardano tutta la lista, oppure dei livelli di autorizzazione che riguardano un singolo elemento di questa lista. Quindi io potrei andare a fornire autorizzazione a un gruppo SharePoint, non Office 365, ripeto, un gruppo SharePoint su tutta questa lista, oppure potrei andare a condividere questo file soltanto con una determinata persona e quindi a concedere dei poteri soltanto su un elemento e non su tutta la lista. Quindi dopo tutta questa panoramica sul sistema dei permessi, ora andremo ad approfondire tutti questi punti. Ti faccio soltanto vedere un'ultima cosa, che da qui si possono andare a gestire
le autorizzazioni del sito, quindi io qui potrò gestire chi è proprietario, chi è membro, chi è visitatore, chi è ospite, e poi da qui potrò raggiungere le impostazioni avanzate e gestire tanti dettagli riguardo al chi può fare che cosa all'interno del sito SharePoint. Questi sono i tre gruppi SharePoint di default che si aprono automaticamente in qualsiasi sito con dei poteri precisi che poi andremo a vedere, che generalmente, detto in modo generale, sono modifica, controllo completo e lettura. E questo per esempio è un gruppo SharePoint che io ho introdotto per fare le diapositive. Lo stesso discorso vale per i livelli di autorizzazione. Questi che vedi qui, che non sono selezionabili, sono quelli che di default mette SharePoint. Questi due li ho creati io per fare le diapositive, ovviamente sia in relazione ai livelli di autorizzazione che ai gruppi. Li creeremo in diretta per vedere tutti i passaggi per la creazione sia dei livelli di autorizzazione che dei gruppi SharePoint, come faremo in relazione a tutti gli altri argomenti a cui abbiamo sommariamente e brevemente accennato in questa lezione introduttiva. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!